La scarpa ti distingue dagli altri, ma è sempre stato un bene affordable, anche se adesso penso che lo sport, quello che io definisco leisure, cioè il business e il leisure, penso che sia il nuovo lusso. Parlando di Backdoor, al di là di tutto quello che è successo dopo, è una cosa irripetibile adesso. Io ho visto gente da tutto il mondo venire, i giocatori dal Pireo che mi scrivevano tutto. C'era quello che era la strada negli anni 90. Come nello sport ci sono delle epoche, sicuramente se lo vogliamo chiamare streetwear, cioè la nostra generazione è tutta figlia di questo personaggio qua, che probabilmente a livello di idee creative e stilistiche non aveva niente di che. Quello che tu hai fatto lo possono fare tutti? Assolutamente no. Benvenuti all'Oma Lounge Podcast, il primo podcast di Loma Lab 035. Qui raccontiamo le storie di giovani imprenditori, creator e designer che lavorano dietro le quinte della moda, per scoprire le loro storie, le loro sfide e per lasciarsi ispirare. L'ospite di oggi è l'uomo dietro alle realtà fisiche che riguardano lo streetwear e le sneakers in Italia che spaccano di più e che hanno spaccato di più. Qui con noi Jacopo Pozzati. Addirittura l'applauso. Innanzitutto grazie delle giovani realtà, ma ormai mi reputo un uomo di mezza età, cioè sono più vicino ai 50 che ai 40, però va bene. È giusto Grazie riconoscere. dell'introduzione, l'hai fatta con molta enfasi. Grazie. Lo fai con tutti così o proprio sei No, partito? con tutti, Bravo, però con te in maniera particolare. Mi piace, ma l'entusiasmo della gioventù è giusto, guarda, fai bene. Anch'io forse a ruoli invertiti avrei avuto questo entusiasmo. Allora, Jacopo, partiamo dall'inizio. Tu vieni da una famiglia d'arte, tuo padre è stato uno degli artisti più importanti del Novecento italiano. Com'è nascere in un contesto d'arte e vivere a contatto con l'arte 365 giorni all'anno? Allora, premetto un'altra cosa, perché giustamente magari non lo sa, è tutta una famiglia d'artisti, perché mio nonno, che io non ho mai conosciuto, comunque è stato un artista importante, e lo zio di mio padre è stato il più grande grafico pubblicitario di inizio Novecento, tutte le vecchie campagne Motta, Alemagna, tutti erano sue. Essere figlio di un artista, io guarda, mio padre, l'ho detto anche il giorno del suo funerale, che è stato pubblico, ho detto, mio padre è stato una persona, quelli che definiscono in America larger than a life, cioè lo sentii di arrivare molto prima, assolutamente. Ovviamente come padre non l'ho vissuto troppo da figlio, lo sto vivendo molto di più adesso, con tutte le parole che non dette che mi portano a portare avanti i suoi progetti, soprattutto anche con mia sorella. È stato un personaggio di un carisma incredibile, che però probabilmente ha avuto qualche mancanza come figura paterna, perché amava talmente tanto il suo lavoro e i suoi studenti, che li amava come i suoi figli. Ogni tanto mi è venuto a mancare qualcosa, però ci parlo spesso e penso che tante cose sto andando avanti nella mia vita cercando di renderli orgogliosi, appunto per tutte queste parole che non gli ho detto da figlio o magari loro da genitori negli anni che comunque c'erano, perché obiettivamente una mia vera crescita professionale della mia vita, una delle mie è stata proprio quando appunto quasi 8 anni fa ho perso mio padre, una cosa normalissima nella vita, cioè la gente purtroppo, spero che vi capiterà più tardi possibile, se a qualcuno è già capitato, ma la vera differenza è che ho già perso mia mamma 18-20 anni fa. Quando non li hai più tutte e due, soprattutto a un'età quasi adulta, cambia tutto, smetti di essere figlio, e quando smetti di essere figlio, se sei l'uomo diventi il capofamiglia e poi diventa tutto nel tuo groppone, non c'è più il genitore che appena fai una cagata comunque una mano in qualche maniera te la dà. Poi invece essere figlio d'arte, ti posso dire una cosa, e cito un'intervista di mio padre. Mio padre, mi sembra un'intervista alla Rai o a Telemonte Carlo, che è diventata poi l'attuale La 7. C'è ancora La 7? C'è Ancora La 7, c'è scusate, guarda, una grandissima TV era poi ai tempi, quindi non voglio parlare mai di nessuno. Citò una frase che disse un suo grande maestro, che è Virgilio Guidi, un altro artista professore molto importante veneto. Gli chiese: ma perché lei Pozzati non è laureato, non è andato a una scuola superiore prima di intraprendere questa carriera? Fa: guardi, io volevo iscrivermi all'Accademia a Venezia dal mio maestro Virgilio Guidi, con cui passavo molto tempo a Venezia. Il signor Guidi mi disse: no, lei Pozzati io non la faccio iscrivere come maestro, non mi fa iscrivere. Fa: ah no, guardi, lei la scuola l'ha già fatta a casa.
Ho detto quella frase, punto, cioè, hai vinto te. E io lo stesso, non ho avuto bisogno probabilmente di studiare, sono anche molto ignorante probabilmente in certe cose, non mi sono evoluto neanche tecnicamente, uso Office a malapena e tutto, ma quello che ho respirato senza volere, perché ero veramente piccolo, a casa tra artisti, politici, sindaci, tutti venivano a pagare omaggio comunque al maestro bolognese, perché era l'unica persona di riferimento vero che era a Bologna, perché c'era la scuola romana e l'arte si stava spostando un po' su Milano, quindi sicuramente mi è venuta fuori col tempo questa cosa. Forse l'ho anche quasi schifata prima, hai capito? Forse perché avevo poco tempo in miei genitori, o forse perché avevo i miei interessi di un bambino che non sapeva probabilmente neanche cosa fosse l'arte, però ringrazio ogni giorno che apro gli occhi di aver avuto questa esperienza, e son convinto che non cambierei non vorrei. Adesso sto formulando male la cosa, scusatemi. Vai tranquillo. Assolutamente. Sono fiero di essere un Pozzati e non vorrei essere nessun'altra persona al mondo se non figlio di mio padre e mia madre. Ti ha mai spinto a intraprendere una carriera artistica? Vero, Mh. vero, ed è stata la sua grande forza, anche perché non a caso i più grandi artisti viventi italiani, adesso penso a Pessoli, Sissi, Cuoghi Corsello e Damaris Saldi, erano tutti alunni di mio papà, perché è stata la cattedra da cui sono usciti una serie di talenti incredibile, ma la sua grande qualità, ed è quello che sto cercando anch'io di insegnare magari a chi sta sotto di me o chi mi ascolta ogni tanto, è spiegargli che non dovevano scimmiottare il loro maestro, andare per la loro strada e cercare di trovare la caratteristica artistica in cui loro potevano emergere. Quindi assolutamente no, però per certe cose mi ha influenzato, perché penso di vivere una vita artistica al 100%, e penso che tutta nella mia famiglia, io per primo, abbiamo una cosa che pochi possono dire, che abbiamo tutti una bellissima vita e siamo veramente felici perché ci siamo comprati la libertà di fare ciò che volevamo. Che abbiamo deciso magari di non diventare famosi, abbiamo deciso magari di non andare, oddio, mio padre sicuramente lo è, però di non diventare ricchi, perché è mitologia che un artista importante diventi ricco, però abbiamo deciso di fare sempre quello che volevamo fare. Ogni mattina che ci alziamo, ci guardiamo allo specchio, io comunque ho la mia schedule, però posso permettermi di fare veramente quello che voglio, pur dovendo render conto assolutamente ai miei collaboratori, alla gente che sta sopra di me o a qualsiasi altra cosa, però ho una fortuna che penso che sia impagabile, ecco. E tu hai intrapreso la tua strada che in qualche modo è legata sempre all'arte. Qual è stato il tuo primo contatto con la moda? Come ti sei avvicinato alla moda? Allora, probabilmente appunto perché mio padre e mia madre erano una coppia bellissima, bucavano ogni volta che non era una cosa, bucavano il teleschermo, c'è il teleschermo, allora magari i giornali o anche i giornali regionali e tutto, però vedevi queste persone, mio padre in completo sartoriale di Armani 40 anni fa, mia madre vestita Kenzo di allora, Yamamoto di allora, Jill Sander Wow. che ancora la disegnava Jill Sander, Margiela di 40 anni fa. Non erano cose comuni e sicuramente mi è rimasta dentro appunto per quelle cose che ho respirato in casa. Poi pian piano subito già il basket m'ha aiutato tantissimo, e già da piccolo ero malato della novità delle scarpe, di queste cose qua, quindi allora le cose più fighi a Bologna, ma in tutte le città principali italiane, ma nel mondo, il pomeriggio se non lo passavi in palestra, lo passavi a rompere le scatole ai negozianti, che erano comunque il negozio insieme alle sale giochi era il tuo punto di aggregazione, di culto di una città. Allora da lì dovevo avere già la Jordan prima degli altri, o la scarpa che ha usato Pippen, la maestro di Nike rossa allo Star Game, prima degli altri, e mi sono sempre appassionato sempre di più fino a farlo diventare comunque una passione. Poi la moda è un termine che non mi piace tanto, però assolutamente è una parte integrante della mia vita e mi porterò sempre avanti, però lo vedo più un mondo quasi a 720 gradi, ecco, un termine fashion è un termine proprio che non mi si addice, non mi piace più di tanto. C'è una scarpa in particolare che volevi da piccolo, che sei riuscito a prendere? Bah, alla fine, allora, probabilmente non me ne sono reso conto, ma tutti mi hanno detto che sono stato abbastanza viziato da piccolo, quindi ero talmente malato già che rompevo le scatole un po' qua, un po' là. Forse la prima giornata che dovevo giocare a basket l'ho avuta,
era Jordan 5, era 35 anni fa, quindi avevo 11 anni io, e forse è la prima scarpa che desideravo assolutamente, una Tech Challenge, le prime Tech Challenge di Agassi, quando giocava coi completi di jeans, quando le famose Otlava. Poi dopo, bene o male, ho avuto tutto quello che volevo, però mi ricordo le notti passate su eBay a cercare di bidare qualche scarpa introvabile con DJ Uovo la notte, mangiando junk food, quando ancora la gente non sapeva neanche cosa fossero Perché siamo in che anni? l'e-commerce. Fine 90, early 2000, cioè, Cavolo. quegli anni che mi dispiace, mi sa che qualcuno di voi qua non torneranno mai, cioè. No. Purtroppo, cioè, quella è stata la mia vera scuola, veramente, la strada. Purtroppo non ho vissuto gli anni 70 e gli anni 80, ma ho vissuto la coda degli anni 90, no, l'ultimo lustro degli anni 90 e il primo lustro del 2000 sono esperienze che, cioè, non sono pagabili. La Riviera Romagnola era Ibiza prima di Ibiza, andare in un club, riuscire a entrare in un club, pensavi 2 settimane prima come doverti vestire. Gli artisti DJ, nulla toglie ai DJ di adesso che sono più producer, sono delle macchine da soldi, erano musicisti, erano dei artisti come erano i pittori, i scultori, i professori, i scrittori. La strada mi ha insegnato delle cose, fa ridere dire la strada, dici cacchio viene da una famiglia benestante e tutto, sì, però di strada ne ho fatta, perché da quando ho 17 anni che mi guadagno la pagnotta, come si dice, diciamo noi vecchi, e la strada mi ha insegnato tutto, le tendenze, la musica, andare appunto in negozio, creare i gruppi in negozio, passare tutto il pomeriggio in negozio e decidere dove andare a mangiare fuori la sera. Avevano tutti meno informazioni, non era tutto a portata di click, quindi io avevo già 2 idoli sportivi, magari erano Platini e Magic Johnson, dovevo pregare che ci fosse la sintesi la domenica dopo il 90° minuto per vedere Platini giocare in mezzo al campo, o pregare che Dan Peterson la domenica su Italia 1 facesse vedere alle 10 del mattino la sintesi dei Lakers, capitava una volta a settimana. Avevo un'informazione sui giornali, non c'era ancora la pay per view, cioè avevamo un talk show sulla Rai e le partite, vedevi la Coppa Campioni, che adesso è la Champions League di calcio, a malapena in diretta. Ed è stato quindi questa commistione di eventi che poi anche il basket ti hanno avvicinato così tanto allo streetwear e poi ad avere un ruolo così centrale, così chiave nella fondazione e nell'apertura di Backdoor Bottega. Il basket è forse quell'amore che non scordi mai, pur giocandoci una volta all'anno negli ultimi 25 anni, ma vivere da adolescente, appunto, magari la mancanza un po' di presenza dei tuoi genitori, già in una società a livello quasi professionistico, ti cambia la vita, impari a stare in un gruppo. E gli allenatori di quel tempo erano quasi dei tuoi secondi genitori, perché io entravi in palestra, non so, alle 2 facevo allenamento con la prima squadra, con la Serie A, poi avevo gli under, si chiamava junior, under 18, poi la mia categoria che aveva 15 anni è stato in palestra tutto il giorno. Era la tua vera scuola di vita, quindi il basket mi ha cambiato la vita, e il fallimento lo chiamo fallimento perché ho deciso io, per dei limiti caratteriali che avevo a quell'età lì, probabilmente di non diventare un giocatore vero, mi ha fatto sì di capire che non dovevo più fare certi errori, e mi ha fatto diventare un uomo coerente che penso di essere adesso. Non dico bravo, peggiore o migliore di altri, ma sicuramente una persona coerente. E come hai reagito quando hai visto persone di una nicchia? Cioè, come sei passato, diciamo, una volta lo streetwear era per le persone che amavano il basket. Scusa, poi amavano non mi hai risposto alla No, ma domanda, ci che non arriviamo, deve essere dolorosa, no. Parlando di Backdoor, al di là di tutto quello che è successo dopo, è una cosa irripetibile adesso, anche se ha solo neanche 20 anni, perché nel 2007 abbiamo creato un punto di aggregazione come era nei negozi negli anni 80. Io ho visto gente da tutto il mondo venire, i giocatori dal Pirello che mi scrivevano tutto, solo per passare del tempo in quel negozio, perché già nel 2012-13 magari la Jordan 2 o la scarpa da basket di Kobe la potevi comprare anche da un'altra parte o anche online. Era diverso, era quello che era la strada negli anni 90, perché tutti, cioè io non lo frequento più, però tuttora penso che sia ancora così, anche se le nuove generazioni hanno perso un po' di questo interesse, appunto, di andare nel luogo iconico, però assolutamente penso che sia una cosa. Ci hanno provato a replicarla, se non ce l'ha fatta nessuno, un motivo comunque ci deve essere, anche ci sono realtà importanti di cui ho molto rispetto, cioè in giro per l'Italia e non.
C'è un aneddoto di qualche giocatore di basket che è venuto a fare un giro da backdoor? Io mi ricordo sempre, prima che diventasse un'amicizia importante con Marco Materazzi, che sportivamente erano i miei idoli sportivi, io non mi ricordo neanche cos'era quella scommessa, poi avevo questo pacco incredibile, il primo pacco di Jordan Levis, era l'unica cosa non mia della collezione di Jordan del mio ex socio, che era tutta sua, assolutamente, era tutta di Marco. La collezione, Marco era impazzito per questo pacco. Non mi ricordo che io di solito ho una memoria incredibile. Scommettemmo una cosa, la disse lui, e allora si spogliò nudo in negozio e uscì con i jeans e le scarpe addosso. Da lì è nata un'amicizia incredibile, quasi fraterna all'inizio, che poi con il passare del tempo le strade cambiano, ovviamente rimane comunque solida, ma ci siamo un po' persi di vista. Però di sportivi, cioè, di cronache di spogliatoio, sia di dietro le quinte di moda che di sport, cioè, ci vorrebbe la censura qui, quindi lasciamo perdere. Cioè. E invece, quello che ti stavo chiedendo prima, com'è passare dall'essere una nicchia che segue il basket, che è appassionata di quel tipo di cultura, che indossa quel tipo di scarpe, vedere questa cultura espandersi al punto che anche una persona che non gioca a basket va in giro con un paio di Jordan e si dice appassionato? Non te lo so dire, penso che sia una cosa generazionale, più che altro. Solo quello. Poi Jordan, stiamo parlando di una persona che io non ho neanche mai amato come sportivo, non lo definisco neanche il GOAT. Chi è il GOAT? Giocatore di basket? Sì. Magic Johnson e Larry Bird, perché hanno permesso all'NBA di salvarsi. E poi dopo ovviamente sono arrivati, ci sono tutti dei errori generazionali. Probabilmente Jordan potrebbe essere il GOAT perché è l'eroe generazionale del tramandato. Probabilmente tuo figlio, se l'avrai, saprà chi è stato Jordan, che probabilmente non ci sarà neanche più. Però per me a livello umano, cioè, anche se Kobe sembra la cosa più simile a Jordan, a livello umano, non perché l'ho conosciuto, l'ho anche un po' frequentato, aveva uno spessore diverso. Tutto qua. Però penso che sia una cosa generazionale. Soprattutto c'è un grosso tema, è sempre stato comunque la scarpa ti distingue dagli altri, ma è sempre stato un bene affordable, bene o male. Certo. Quindi non dico tutti, ma tra gli 80 e i 200 euro qualcuno, chi rompeva le scatole a un genitore, uno che faceva un lavoretto per permetterselo, o chiedere degli sconti e tutto, comunque poteva avere una cosa di culto nei piedi senza doversi dissanguare. Diciamo che fa la cosa giusta. I film, quando i pestano le Jordan, non mi ricordo neanche se alle 3 o alle 4, è una scena che comunque ha aperto il mondo alla sneaker culture ben prima del release delle Pigeon di Nike a New York e tutte quelle cose lì. Quindi io ti dico che è una cosa generazionale, anche se adesso penso che lo sport è quello che io definisco, un termine che ho coniato con un'altra persona, lo definisco bleisure, cioè il business e il leisure. Penso che sia il nuovo lusso. Cioè, il nuovo lusso non è la borsa di Bottega Veneta con cui sono entrato, che poteva essere anche di Zara, per me è tutto, ma il nuovo lusso è prendersi cura di se stessi, quindi tutto quello che ruota attorno allo sport, dal vestire, al viaggiare, al cibo. Penso che il leisure abbinato al business sia la nuova frontiera della moda e del lusso. Wow. Qual è il bagaglio esperienziale che hai preso da Backdoor Bottega e hai portato in Sotf quando l'hai fondato? Guarda, cioè, niente, forse è la mia rete di conoscenza, ecco, è la mia capacità di risolvere, di non creare problemi, perché penso che sia la mia più grossa qualità, e di arrivare magari con solo una telefonata dove gli altri magari devono stare scusa il termine, leccare il culo per 2 o 3 mesi. Era tutto più facile perché i rapporti erano tutti molto più umani 20 anni fa. Cioè, anche in tutte queste grandi aziende potevi fare quello che ti pare. Adesso no, il company profile, no, qua però c'è questo e questo. Era tutto un po' più un ambiente familiare A una stretta volta. di mano. Ma sì, esattamente, ma una stretta di mano per me assolutamente. In software ti devo dire che ho portato la mia expertise, quello sì, però se non avessi incontrato Tommaso probabilmente non sarei l'uomo che Tommaso è l'attuale CEO di Luisa di Roma, il mio socio di maggioranza e tutto, perché io non dovevo più avere niente a che fare con la moda, non lo so. Perché? Perché mi aveva stancato, perché comunque si era finita un'epoca, mi ero stancato di backdoor e tutto, non volevo. Mi è capitato questa ipotesi, l'ho presa con molto dubbio, ho investito pochissimo perché dico, vabbè, sono sincero, ti do questi soldi invece che investirli in borsa o in un'altra cosa, una cosa e tutto. Però ero molto dubbioso, era una consulenza all'inizio e tutto. E invece col passare del tempo
soprattutto mi è capitato quella cosa che ti ho detto prima, di smettere di essere figlio, quindi Certo. sono anche cresciuto, perché sono cresciuto prima, dopo i 30 anni, perché dopo i 30 anni decide se rimanere un bimbo minchia come ero, scusa il termine, o diventare un uomo. L'ho capito, stavo diventando uomo, mi è successo tutte queste cose qua, e poi Tommaso mi ha dato un grandissimo insegnamento, senza volermi insegnare, come i veri grandi maestri fanno. Mi ha fatto capire che chiunque, da chi sta sopra di te, al tuo ultimo dei collaboratori, dipendente, quello che è al tuo stesso piano. Te non sei assolutamente migliore di loro e devi essere umile quanto loro, e se loro, per una sfiga che hanno, non hanno un piatto di pasta dove mangiare caldo in casa, non lo mangi neanche te o io lo porti te. Non ero così, non avevo questa umiltà, non avevo questa apertura mentale verso tutte le classi sociali, scusate il termine classi sociali. Lui me l'ha insegnata senza dovermelo insegnare, dandomi l'esempio, e di questo io ne sarò grato tutta la vita. Wow. Qual è il concept che c'è dietro Soth? Qual è diciamo, l'allineamento di pianeti che ti ha portato a fondarlo in un momento così cruciale? Perché di lì a poco sarebbe scoppiato la bolla dello streetwear, no? In generale, del resell. Allora, ripeto, un'idea era Tommaso che doveva farlo, ma lo sposi in pieno perché era totalmente me. Negozi piccoli, tirati a lucido come fossero delle boutique, delle gioiellerie nelle vie del lusso. Wow. Penso che questo sia stata una cosa che non ha fatto, ne sfido chiunque, avere un negozio indipendente. Adesso ormai non siamo più indipendenti perché, come sai, siamo tutti assieme dentro il gruppo di Luisa di Roma Group, siamo solamente un gruppo più grosso, però è comunque un gruppo nato da un ambiente familiare, rimane Luisa di Roma, anche se c'è un altro fondo dentro. Ti sto dicendo, scusami, sfido chiunque altro negozio al mondo la loro proprio boutique di sneaker nella via più di lusso di una città come Firenze o nell'angolo più importante di Forte dei Marmi. Se non avessimo fatto questa operazione, probabilmente andremmo anche aperti diversi. Stavamo guardando Cortina, stavamo guardando l'estero, stavamo guardando diverse location, anche se alla fine abbiamo preferito rimanere in Toscana per gestirsi le cose un po' più in famiglia, diciamo. Che poi, tornando a parlare di arte, quello che hai fatto tu alla fine è una sorta di ready-made, cioè vai... Una sorta di? Ready-made. Okay, sì, no? certo, sì. Che vai a prendere, no, un oggetto di uso comune, che può essere una scarpa, e lo vai a porre in un contesto artistico, no? Che può essere lo store, tirato a lucido, come dicevi tu prima. Ti ritorna questa Sì, cosa? mi può ritornare, perché comunque per certe cose la moda, più quella che ti dicevo degli antenati miei, dei miei Sì, genitori, però la moda è un po' per certe cose come l'arte e la musica. Se la conosci bene, la ami, e se la ami trasmette, quindi se trasmette aggrega e ti apre più una visione a 360 gradi su tutto il tuo pubblico, che poi è il tuo cliente finale anche. che poi anche una cosa simile la diceva Virgil Abloh, no? Che diceva: se tu prendi una lattina e la metti in mezzo alla strada, quello è un rifiuto; se la vai a mettere invece in un museo, quella sarà considerata un'opera d'arte. Condividi questo discorso? Che cosa ti ha lasciato Virgil, se è stato importante per te? Allora, forse l'ho conosciuto poco, ci ho parlato solo poche volte. Però l'hai visto di persona? Sì, sì, certo. Wow. La gentilezza. Mm. Forse la gentilezza è il suo essere workaholic, però la gentilezza e i suoi occhi buoni sono delle cose probabilmente che sono da tramandare ai posteri, e probabilmente comunque, cioè, come nello sport ci sono delle epoche, come adesso magari ci sarà l'NBA prima e dopo Stephen Curry, Certo. sicuramente se lo vogliamo chiamare streetwear, cioè la nostra generazione è tutta figlia di comunque Certo. di questo personaggio qua, che probabilmente a livello di idee creative e stilistiche non aveva niente di che, ma aveva tutto un altro bagaglio che è più di larger than a life, come ti dicevo prima. Ce ne sarà uno dopo di lui, secondo te? Allora, è tutto generazionale, ci sarà anche un nuovo LeBron James, probabilmente batteranno il record dei 100 metri di Usain Bolt, che sembra impensabile. No, ricambierà, perché per me si tornerà magari creati dai director, che adesso sembra un calciomercato, uno da qua, uno da là, e tutto mi fa, scusa il termine, schifo. Si tornerà per me magari a vedere la figura del creative director come il vero grande sarto di una volta, e magari forse si tornerà indietro. Se no, al momento adesso non vedo nessun altro che possa prendere l'eredità. Cioè, uno l'ha già presa, Certo. era molto più grande di Virgil ed è tuttora più grande, perché Sì. magari adesso io non so quanti sono la media di età dei vostri ascoltatori, ma
Pharrell non è il Pharrell dell'RS, Pharrell è un musicista Pharrell è Quincy Jones 20 anni dopo, componeva per tutti, scriveva i testi per tutti, era già un'icona di stile, era l'unica persona che poteva prendere l'eredità di Virgil. Io non sto seguendo neanche troppo il lavoro che sta facendo Louis Vuitton perché non mi piacciono le sfilate, non mi piace più tanto surfare su tutti i magazine, quelle cose lì, ma al tempo posso si diceva confermare che Pharrell è Virgil molto prima, con un bagaglio tecnico molto più ampio, assolutamente. Poi non scordiamo che Virgil ha elevato una classe di alunni in maniera ancora più elevata, ma volente o nolente tutti gli altri sono tutti comunque figli di Kanye West. Esatto, appunto, al tempo si diceva se non fosse stato Pharrell a sostituire Virgil, quello sarebbe stato Kanye sicuramente. Sai, uno però mi sembra una persona normale e l'altro, pur avendo assistito solo a una scena lavorativa e basta, No, racconta. un po' no, non è, e tutto è pentapolare, sai, pentapolare quando c'hai le due polarità che sono allineate, sei un genio, sei un luminare, sei un Nobel di tutto. Ma quando prendo sopravvento quelle altre può succedere di tutto, no? E adesso lo vedo un po' sdeviare su quelle altre cose, però ogni volta che si muove comunque fa rumore. Fa rumore, ma cioè, non solo in negativo, fa rumore anche in positivo. Certo. E poi come musicista i primi 3 album di Kanye, cioè, tutti i musicisti che c'ho adesso non ne ha fatti questi 3 album qua, hai capito? Porta aperta. Cioè, non ne ha fatti questi 3 album qua, poi adesso va un'altra cosa, per carità, però io sono figlio di Wu-Tang, Cypress Hill, Gigi, Prince, Marvin Gaye, Michael Jackson, Quincy Jones, quindi posso dirti qual era veramente un artista con un microfono in mano e non un producer, ecco, solo. Qual è il tuo ruolo adesso all'interno di Sotf? Di cosa ti occupi tutti i giorni? Raccontami una tua giornata tipo. No, io ti posso dire qual è il mio ruolo all'interno di Luisa, di Sotf e tutto. Okay. Allora, sognerei di dirti che sono il Leonardo Notte di Tommaso, cioè quello che sta dietro le quinte e gli risolve un po' di problemi, però alla fine sono un po' un dots connector, come la mia vita, un dots connector di tutto. Do un aiuto al buying, do un aiuto al marketing, faccio 2 PR, sto in ufficio a dire 2 cagate con tutto il mio team che li rallego quando sono magari alla scrivania con dei problemi, però cerco di risolvere i problemi e mi piace questa mia nuova vita d'ufficio. Sono sempre stato un frontman, invece adesso regredire un po' dietro in ufficio, sai che non mi dispiace, pur che io non riesco a stare più di un'ora seduto in ufficio, cioè mi vuoi uccidere, cioè, non ce la faccio a stare dietro una scrivania, non ce la farei mai. Cosa vedi nel tuo futuro? Ho la pensione a 50 anni, cioè tra 4 anni, adesso fuori dalla moda, lo prego ogni secondo. Ho sempre detto, lo dicevo già a 40, penso che ai 50 penso che smetterò di lavorare, spero, e mi dedicherò solamente veramente, forse solo all'arte, perché comunque ho l'archivio che porta il nome della mia famiglia e sono a un colpo 2 di fortuna per riportare mio padre dove è stato nell'Olimpo dell'arte e adesso da 20 anni non c'è più a livello economico, però è un artista che ha fatto 6 biennali in Italia, non ce l'abbiamo, quindi, quindi voglio lavorare principalmente su quello, e del resto, come ti dicevo prima, io la libertà me la sono comprata, quindi posso lavorare 14 ore un giorno, ma se domani dopo dico senti, ma è stancato, ho posto podcast, domani vado a Dubai perché sono stanco, basta. Se non mi vieta nessuno di farlo, e penso che io vedo questo nella mia vita, ancora più tempo libero per coltivare le mie passioni, che può essere appunto il bleisure, possa essere il paddle, possa essere tornare a giocare a basket, possa essere aprire una galleria d'arte o che ne so, scrivere un libro, oppure starmi semplicemente a casa a guardare una serie TV. Come la vedi la situazione invece del retail, del mondo del retail nella moda? Allora, appunto, come ti ho detto, vengo da una generazione che tu non puoi aver vissuto, quindi sono nato frequentatore di botteghe, appunto perché era il punto più aggregante della città. Sono nato bottegaio, con Backdoor è stato proprio l'ombrellino nell'ondrin delle botteghe, come le definisco io. Quindi sia io che Tommaso che tutti crediamo tantissimo nel retail, non a caso stiamo rinnovando tutti i negozi dopo aver aperto New York, rinnoveremo Luisa di Roma a Firenze, Soz quello grande diventerà Luisa di Roma Uomo per la parte contemporary, il negozio di sneaker lo rifaremo subito dopo a febbraio, quello di Forte dei Marmi anche, quindi ci crediamo fermamente. Ovviamente è un 10% del nostro business, però vogliamo tornare a offrire un'experience che si era persa, perché ormai tutti possiamo comprare quasi tutto dovunque, ma vogliamo
riregalare la possibilità a una persona di prendere anche un treno e venire a Firenze o dovunque sarà la prossima location per dire cacchio sono andato da Luisa, cacchio sono andato da Soz, come era una volta per Luisa, come era per Colette, come poteva essere per tanti negozi di culto che non ci sono più a New York, come poteva essere Nom de Guerre, che era sotto la fermata di una metropolitana tra Prince Street e Broadway, ecco. Quindi io credo fermamente nel brick and mortar, nel retail, come biglietto da visita della tua attività. Quindi creare un'esperienza totalizzante. Assolutamente. Diversa a sé stante, no? Quindi vado in un negozio e me lo ricordo che sono stato in quel negozio. Assolutamente, sia che hai comprato o non hai comprato, o anche solo basta la battuta giusta di un tuo dipendente o di un qualcosa, di un commesso per farti cambiare la percezione dell'esperienza. Infatti negli anni 80-90 fare il commesso, adesso si dice sales assistant, floor manager, store manager, era un commesso, ma il commesso era un punto di riferimento della città e fare il commesso era figo. Cioè, le ragazze ti venivano dietro, gli uomini ti venivano dietro, era come fare l'hostess o steward in aereo, no? Era un lavoro vero, quasi da dirigente, quindi mi piacerebbe molto che queste figure tornassero ad avere l'importanza che avevano un tempo. Il tuo più grande obiettivo l'hai già raggiunto? Sì, la libertà di pensiero, di parola, è la felicità. Cioè, l'ho scoperto tardi, ma sono una persona felice, quindi non mi basta perché ti direi allora basta, dai, è finito, cosa fai? Però se ti dico, cioè non ti dico neanche la famiglia perché cioè, non ce l'ho, non ho figli, penso che non ne avrò e tutto, quindi penso che appunto essermi ottenuto la libertà di gestire come voglio la mia vita, penso che sia l'obiettivo più grande che potessi raggiungere. Oltre la salute che per il momento c'è ed è perfetta, perché basta un secondo, se no. Qual è stata l'importanza del networking, delle connessioni nella tua carriera? Fondamentale perché, come dice il mio grande amico Emanuele Manolo Clementi, mio collega, sono il più grande sociopatico asociale PR che abbia mai conosciuto, quindi sono proprio, cioè, perché sono proprio impozzati, abbiamo bisogno ogni tanto di un clamore silenzioso, ma poi su questo clamore silenzioso emergiamo, quindi assolutamente fondamentali perché girando tanto, soprattutto negli ultimi anni, ho sempre tenuto i rapporti con tutti, il messaggino su Instagram, il numero di telefono, o magari la battuta fatta in quel momento, però era la battuta giusta o l'argomento giusto, quindi anche la persona che era di fronte a me si ricordava di me e se magari veniva dall'America o dal Giappone tutto o da Parigi in Italia, comunque ero già un suo punto di riferimento in automatico. Penso che questa sia una delle altre mie migliori virtù. Credi che ci sia ancora bisogno di una certa fisicità nel mantenere le connessioni o che online si possa fare tutto? Beh, parli con uno che adesso non ho gesticolato tanto, ma mio padre era re del body, non so come definirlo, quindi assolutamente sì, però sono un artista, quindi non potrei dirti il contrario. Anzi, l'unica cosa di buono che ha portato il Covid, che ha digitalizzato un po' l'Italia, dove eravamo indietro su tutto quello che era digitale, tutto, ma se tu mi vuoi fare un dispetto nella vita e mi dici, allora domani call alle 11 per parlare, non so, dei budget o call domani per parlare del buying, no, mi uccidi, una call con davanti a 8 persone, no, non ce la posso fare, cioè proprio assolutamente, sono ancora faccia a faccia se possibile o in una sala riunioni. Poi ovvio che ogni tanto mi capita anche a me di dover descrivere sensazioni di fronte a uno schermo, ecco. Qual è il miglior consiglio che hai ricevuto dall'inizio della tua carriera fino ad oggi? Guarda, te l'ho detto prima, questo insegnamento senza volermelo per forza insegnare, di Tommaso. Del resto, se te lo dico su due piedi, non te lo so dire perché, come tutti i pozzati, abbiamo anche un ego smisurato e tu come tutte le persone egocentriche non siamo invidiosi, quindi con questo ego smisurato penso che per certe cose di essere quasi nato imparato, quindi non ti so dire qual è stato il migliore avviso, però sicuramente m'ha cambiato tanto appunto l'insegnamento che t'ho raccontato di Tommaso. Commento quanto dura ancora il podcast più o meno? L'ultima domanda. Ah, già finito? No, però allora cacchio, allora provo ad andare avanti così, però mi deve venire in mente un consiglio. Però se lo devo dire io a una persona, di essere te stesso. Alla fine ho capito Okay. che devi essere te stesso nella vita. Cioè, quello che ti senti di essere
e devi cercare di mancare meno rispetto possibile verso la gente che ti sta a fianco. E io ho mancato di rispetto tante volte, cioè sono completamente in difetto su questa cosa qua, però ho tempo per recuperare. Una domanda voglio fartela, secondo te quello che tu hai fatto lo possono fare tutti? Assolutamente no, cioè, qualcuno può fare in meglio, però è più facile farlo in peggio. Sicuramente sai cosa possono fare di molto meglio rispetto a quello che ho fatto io? Diventare ricchi che io non ce l'ho fatta. Però magari non si sarebbe comprati la libertà, perché io ho degli amici ricchi, ricchissimi, milionari, non vedo nessuno felice, mentre io ogni giorno che mi alzo sono felice, però viene fuori il mio ego, farlo meglio di me in quello che so fare, quelle poche cose in cui eccello, non lo so, perché probabilmente se fossi nato in America o fossi emigrato quando avevo 25-30 anni, sarei nel gota di tutti questi nomi qua. Non lo sono, mi va benissimo così, però spero che ce ne vengano le vostre nuove generazioni, ce ne vengano fuori tanti molto, ma molto meglio di me. Però spero anche, e un po' ne sono convinto, che comunque nell'arco del futuro verrò preso un po' come un punto di esempio ogni tanto dai più giovani, spero. Qual è il più grande consiglio che dai a un giovane che vuole iniziare una carriera come la tua? Ma vuoi più da imprenditore, artista? Mhmm, Non lo so, dai, dipende anche. Allora, innanzitutto crederci, cioè già se parti deciso con un obiettivo, magari non avere troppi obiettivi, stare un po' più focus su 1 o 2 cose, e soprattutto però ammetto che anche l'environment in cui sei attorno, che può essere la famiglia, le possibilità economiche, qualcosa, è brutto dirlo, ma un pochettino aiutano, perché comunque all'inizio la mia famiglia mi ha dato una mano, poi gli ho ridotto tutto indietro e tutto, ma se avessi fallito, perché comunque ho fallito io anche nella vita, non sarebbero stati con l'acqua sulla gola a dirmi: "Oh, cioè, restituiscimi questo, 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 se no non andiamo avanti". Gli dico solo di crederci, cercare prima già quasi in età adolescenziale o subito dopo, prima del tuo percorso formativo, dopo che diventi maggiorenne, anche se sei ancora un bambino, di cercare di capire già cosa vorresti provare a fare da grande, e so che dai 18 ai 25, 30 è follia pensare di cercare una guida in una persona, ma anche tuo coetaneo, più grande, o una compagna, qualcosa, però cercare di avere qualche punto di riferimento, se non da scimmiottare, da seguire. e visto che abbiamo parlato del mondo dei giovani, lavorando a stretto contatto con la moda ancora oggi, ci sono delle realtà, dei brand emergenti che ti senti di consigliare o che ti hanno colpito, ti colpiscono tutti i giorni? Cacchio, qua mi toglie, ormai non frequentando più tanto ne perdo qualcosa, perché ormai non son mai stato malato di grief, cioè scusa, Okay. di essere vestito. L'importante è che uno stia bene con se stesso sulle cose che indossa. Uno può avere la classe in un abito di Tom Ford, ma può star benissimo anche con un abito di Boggi, cioè senza, scusate, non so se devo fare nomi per fare degli esempi e No, tutto. no, son Ehm io posso del rispetto tanto per chi segue il proprio sogno, per chi fa della propria passione il proprio lavoro, come Leo per me, Danilo stesso, Danilo che forse è ancora più fratello dentro di sangue mio che Leo, ma di Leo ultimamente noto, LC23 certo. scusate, noto un rispetto umano e lavorativo senza eguali. È veramente forse l'icona più grande che abbiamo nel sommerso, chiamiamolo, del fashion italiano. Meriterebbe di essere nell'Olimpo per la persona, per il gusto e per la passione che ha. Poi ha fatto altre scelte, e se chiedete anche a lui, è un'altra persona Ah, felice, gliel'abbiamo e chiesto. non cambierebbe niente della sua vita, niente, con niente al mondo. Poi se ti dico in realtà giovani, giovani, ho un po' perso il passo, quindi non lo so. Ti posso dire perché mi è passato prima su Instagram, ho molto rispetto, anche perché mezzo bolognese, anche se ci conosciamo appena, del DNA che ha Magliano, posso dire. Poi io adesso son cresciuto con delle leggende, quindi se mi dici Armani, Tom Ford, G. Certo. Sander, Helmut Lang all'inizio, li amo assolutamente, però adoro questo qui, è un altro brand che adoro, che è sempre di ragazzi pseudo bolognesi che hanno fatto il loro brand, che si chiama Seven Gauge. È un brand contemporaneo, coerente un po' per tutti. Per me lì vince adesso, quando riesce a allargare un po' più La cerchia. la cerchia, sì, perché sennò adesso vanno e vengono chiunque, tutti pensano di essere designer solo perché sai fare un mood board, una presentazione
non so in che programma, perché io poi sono un miracolato, perché non ho la patente, non so usare Office, l'inglese l'ho imparato scrivendo le mail, non so cosa sia Photoshop, non ho LinkedIn, TikTok non so neanche come si apra, quindi cioè, alla fine il vero miracolato forse sono io, guarda. Ma perché è stata una scelta questa? Forse perché non ne ho mai avuto bisogno. Ok. Magari poi un profilo LinkedIn me lo faccio, forse. Grazie mille, Jacopo. Figurati, abbiamo già finito. Abbiamo già finito. No, vabbè, così corto. Cioè, vabbè, mi stavo divertendo. Grazie davvero. Grazie.